Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Mettetevi comodi, perché oggi vi racconto una storia che ha fatto tremare il risveglio dello showbiz. Quello che è accaduto nelle prime ore del mattino ha scatenato un vortice di domande, sospetti e sussurri. I social ribollivano, i titoli spuntavano ovunque, e al centro di tutto c'era un nome inatteso per un presunto flirt nato sul set della nuova serie Serpent, quello di Bar Bakhtas. Nell'occhio del ciclone, con lui, la collega di scena Liz Kamert. Un pacchetto di foto uscito fuori luogo, immagini rubate mentre i due si stringevano in un abbraccio che, isolato dal contesto, sembrava più intimo di quanto la sceneggiatura richiedesse. Bastarono pochi minuti perché il web esplodesse. I commenti correvano veloci: tradimento, crisi con Yağmur Yüksel. Il panico digitale si moltiplicava come un eco, e nessuno sembrava disposto ad aspettare una spiegazione. Eppure, quello che appariva come l'ennesimo capitolo di una soap infinita fatta di presunte passioni nate tra ciacche e riflettori, aveva un cuore molto più freddo, una strategia. Dietro le quinte, secondo fonti molto vicine alla produzione, alcuni responsabili della campagna avevano messo sul tavolo un piano di promozione tanto astuto quanto pericoloso. Alimentare l'idea che tra Bar e Lisge stesse scattando qualcosa, per accendere curiosità, dominare le tendenze e trainare il lancio della serie. Una miccia accesa con attenzione, che però è esplosa in anticipo e fuori misura. Quelle foto, sganciate senza controllo, hanno creato un incendio mediatico che travolgeva tutto, persino gli stessi promotori. Bar, che il pubblico conosce per la calma e l'educazione sul set, non ha lasciato che la tempesta lo trascinasse via. Ha deciso di parlare, e lo ha fatto presto e senza tentennamenti. Una conferenza stampa improvvisata, i microfoni puntati e gli occhi di tutti verso di lui. La sua voce, dritta e limpida, ha tagliato il rumore. Ho una persona nella mia vita e i miei confini sono netti. Lisge è una collega, un'attrice di grande serietà. Notizie così non feriscono solo noi, ma anche chi crede a quello che legge. Quelle parole, pronunciate con un contegno che strideva con l'agitazione generale, hanno cambiato l'aria della stanza. D'improvviso, lo scandalo presunto è diventato un monito, un richiamo al rispetto. Mentre i siti divoravano ogni sillaba, Yağmur Yüksel ha preferito il silenzio elegante. Nessuna scenata, nessun post polemico, niente di ciò che alimenta le fiamme. Chi le è vicino ha raccontato che, in privato, ha ribadito tutta la fiducia nel suo compagno. Non metto in dubbio la sua lealtà nell'amore che ci lega. Una frase semplice, ferma, che è passata di bocca in bocca tra i fan come un abbraccio. Non serviva una difesa gridata, la calma di Yağmur valeva più di 1000 smentite. E in poche ore, i messaggi di sostegno hanno riempito le timeline, una pioggia di parole che dicevano la stessa cosa, che questo terremoto non avrebbe scalfito nulla, anzi, avrebbe reso tutto più saldo. La frase di Bar sulla chiarezza dei confini è volata in alto nelle tendenze, citata, rilanciata, reinterpretata, trasformata in un mantra di rispetto. Nel frattempo, anche Liz Kamert ha scelto di parlare. Un messaggio secco, privo di fronzoli, apparso sui suoi canali ufficiali: io e Bar siamo colleghi. Le scene che vedete sullo schermo finiscono lì. Veder messa in dubbio la mia professionalità mi addolora. Con poche righe, ha messo un freno alla chiacchiera facile a chi stava ancora cercando di soffiare sul fuoco. Poi, dietro il sipario, è affiorata un'altra notizia: Lisge, profondamente delusa, avrebbe interrotto il rapporto con il suo agente, indicato da più parti come uno degli artefici di quella strategia azzardata. Pare abbia confidato a persone di fiducia: voglio che la mia carriera si regga sul lavoro, non sulle voci. Una presa di posizione pulita, quasi rara, che i fan hanno salutato come un esempio in un'industria in cui la linea tra realtà e finzione, spesso, scompare. Chi conosce Bar racconta che, quando ha compreso l'ampiezza del piano, la sua pazienza si è incrinata in un gesto inusuale, un pugno sul tavolo durante una riunione con i responsabili della campagna. Non userete la mia vita privata come carburante per vendere. Poche parole, dure e non negoziabili. È stato il segnale che il limite era stato superato.
La produzione, dal canto suo, ha pubblicato una nota urgente. Tra gli attori non c'è alcuna relazione sentimentale e sul set tutto avviene in modo professionale. Parole pensate per soffocare l'incendio prima che bruciasse il bosco intero. Hanno funzionato? In parte sì. Ma il danno invisibile, quello dei rapporti e della fiducia, aveva già lasciato crepe sottili. Sul set si continuava a lavorare, come sempre, ma l'aria si era fatta più fredda. Gli sguardi, più attenti. I passi, più misurati. Nonostante il trambusto, la storia fra Bar e Yamur non ha vacillato. Dopo la conferenza stampa, hanno scelto la cosa più semplice, sparire per qualche giorno. Nessun lusso esibito, nessuna meta da cartolina. Un posto fuori città, silenzioso e appartato, abbastanza lontano da spegnere il frastuono. Hanno staccato la spina, respirato, e rimesso a fuoco ciò che conta. La verità di un legame non si misura in commenti, ma in gesti che nessun obiettivo cattura. Qualche curioso li ha visti da lontano, al tramonto, seduti su un muretto a guardare il cielo arrossarsi. Lui che le sistema il cappuccio, lei che gli appoggia la testa sulla spalla. Due persone normali in un giorno normale, senza copioni. Mentre i giorni passavano, nel settore si è aperta una discussione accesa. C'è chi ha detto che quanto accaduto debba valere come campanello d'allarme. Manipolare il pubblico con allusioni costruite è un gioco che rischia di sbriciolare reputazioni e intaccare seriamente rapporti veri. Altri hanno messo in evidenza il coraggio di Bar nel parlare chiaro, anche contro interessi di chi preferisce lo scandalo alla verità. Le voci più autorevoli hanno concordato in un punto: Bar Bakhtas ha offerto una lezione di dignità professionale. In un clima in cui il rumore spesso vale più del contenuto, il suo rifiuto di partecipare a un teatrino è apparso come una boccata d'aria. E Serpent? La serie ha proseguito dritta per la sua strada. Con un curioso contraccolpo, l'interesse del pubblico è aumentato non per il presunto pettegolezzo, ma per la stima verso i suoi protagonisti. La cosiddetta tattica della finta alchimia è già diventata un caso da manuale, una delle mosse più maldestre degli ultimi anni. Pensata per condurre il pubblico dove voleva la campagna, ha finito per svelare ciò che davvero funziona: due persone che scelgono di proteggere il loro spazio, senza urlare, senza vendere pezzi di sé. Bar, in un'intervista successiva, lo ha riassunto con una frase che molti hanno fatto propria: l'amore non ha bisogno di platee. Conta quello che resta quando si spengono le luci e nessuno guarda. C'è un'ultima immagine che è rimasta impressa, forse la più semplice. Al loro rientro, Bar e Yamur sono stati avvistati mentre uscivano da un piccolo mercato di quartiere. Buste leggere tra le mani, una risata breve, il passo in sintonia. Niente da mostrare, niente da dimostrare. È la versione più vera di loro due, che resiste a ogni riflesso deformante. Qualcuno ha provato a riaccendere la polemica, ma la miccia si è spenta da sola, non c'era più ossigeno per alimentarla. Chi voleva credere allo scandalo ha trovato solo un muro di realtà. Da questa storia restano alcune domande che contano. Fin dove è accettabile spingersi quando si parla di promozione? Cosa succede quando la narrativa supera il limite e scambia il rispetto per un ostacolo? E quanto vale, oggi, dire di no? Forse la risposta sta nello sguardo di Yamur quando ascolta Bar parlare, o nella cura con cui Bar non oltrepassa ciò che è loro e solo loro. È una linea sottile, che non fa rumore ma regge tutto. E quando regge, il resto cade. A volte basta un gesto detto bene, un confine pronunciato con chiarezza, per far cambiare direzione al vento. Qui su Segreti Turchi, non ci interessa cavalcare il baccano, ma capire cosa resta quando il clamore tace. E allora vi chiedo, secondo voi, Bar ha fatto bene a guardare in faccia la tempesta e a smentire il gioco delle allusioni? Oppure gli artisti dovrebbero far scorrere e non dare peso a queste scosse? Scrivetemi nei commenti la vostra opinione, perché questa conversazione è anche vostra. Se la storia vi è piaciuta, iscrivetevi a Segreti Turchi, attivate le notifiche e, se volete sostenere ancora di più il canale, potete unirvi alla nostra community esclusiva.
Il vostro supporto ci permette di portarvi i racconti più intensi e sinceri del mondo dello spettacolo turco. Qui a Segreti Turchi non seguiamo il frastuono, proviamo a raccontare quello che c'è dietro le luci, dove spesso abita la verità. Grazie di cuore per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!